Il Grande Fratello VIP 2026 parte col botto, un'edizione che, vista la prima puntata, si preannuncia veramente scoppiettante. Prima di addentrarmi nel discorso, vi ricordo, qualora avesse piacere nel seguire i miei video, di iscrivervi al mio canale YouTube Daniele Forsinetti e magari anche di lasciare un like proprio a questo video. Allora, la prima puntata, condotta da Ilary Blasi a 10 anni di distanza dalla prima volta che lei è stata posta alla guida di questo reality, è stata veramente un successo. Nel momento in cui vi parlo ancora non sono usciti gli ascolti, credo che possano essere buoni sia per come è andata la puntata, sia perché si tratta della prima e ricordo quella di settembre con Simona Ventura che fece circa il 20% di share e poi crollò subito dopo. Direi di partire proprio da Ilary Blasi perché nonostante sia passato molto tempo, siano passati molti anni da quando lei ha condotto il Grande Fratello VIP e ha lasciato poi la guida di quel programma, direi che la mancanza si è sentita tantissimo ed è come se non l'avesse mai lasciato però, perché si è calata perfettamente nei panni della conduttrice. Io non voglio fare paragoni tra Ilary Blasi e altri conduttori o conduttrici, ma semplicemente dico che chi ha visto i miei video precedenti sa che io non abbia mai apprezzato Signorini come conduttore del Grande Fratello, al di là di tutte le vicende esterne, e sa anche che la prima puntata di Simona Ventura mi era anche piaciuta, forse per il cambio che c'era stato, poi però è diventata stantia e ripetitiva, soprattutto con l'utilizzo dei soliti termini. Già semplicemente all'ingresso alla presentazione, quando diceva il reality targato Canale 5, mi sembrava molto molto ripetitiva. Poi anche il solito termine tiro barbino, molto standardizzata, ecco, mi è sembrata, e molti errori anche della conduzione. Invece Ilary Blasi, nonostante pecchi anche lei facendo qualche errore, qualche gaff, però risulta molto più spontanea, molto più genuina e soprattutto dà un ritmo al programma diverso, riesce a far divertire anche lei stessa. Ok che è la prima puntata e sicuramente c'era l'entusiasmo e l'euforia che vedremo se riuscirà a mantenere anche con il doppio appuntamento settimanale per diverse settimane. Però secondo me con Ilary Blasi il programma ha una marcia in più. Già con questo tipo di conduttrice che è genuina, spontanea e porta ironia e simpatia, c'è un valore aggiunto che fa veramente la differenza e che porta il pubblico, secondo me, a restare su quel programma, su quel canale, piuttosto che invece cambiare magari vedendo un altro tipo di conduzione proprio. Non si tratta di conduttore in sé o conduttrice in sé, ma proprio di tipo di conduzione diverso. Quindi per me è stata una manna dal cielo il fatto che Ilary Blasi sia tornata alla conduzione del Grande Fratello VIP e forse non l'avrebbe neanche dovuto lasciare, anche se questa pausa credo che abbia fatto bene ad entrambi. Chiaramente Ilary Blasi ha costruito anche un rapporto sin da subito con Selvaggia Lucarelli molto interessante. Ci sono degli scambi e delle interazioni molto interessanti. Non so se facciano tutte piacere a Ilary Blasi, insomma, le battute, le frecciatine che lancia Selvaggia Lucarelli, però sicuramente contribuiscono a dare quel pepe in più. Selvaggia Lucarelli è il prototipo di opinionista perfetta, può stare simpatica o meno, e io lo dico sinceramente, a me non è che in generale sia particolarmente simpatica, però nel suo ruolo è perfetta, è l'opinionista perfetta, un po' come anche lo era Sonia Bruganelli, tant'è che è stata inserita in corsa a settembre. Quindi per me la Lucarelli è anche uno step in più rispetto a Sonia Bruganelli come opinionista, anche perché ha più esperienza in quel ruolo, dato che fa non l'opinionista ma Ballando con le stelle fa la giudice, però comunque sempre dei giudizi deve esprimere, che sia opinionista o giudice, e credo che lei sia stata veramente una scelta super azzeccata già dal principio, da quando era stata annunciata o addirittura da quando si ventilava questa ipotesi, ma adesso veramente è ancora meglio. Cesara Buonamici d'altra parte secondo me ho fatto il discorso di minestra riscaldata per alcuni concorrenti, vale anche per l'opinionista. Io Cesara Buonamici l'avrei volentieri accantonata per o lasciare soltanto Selvaggia Lucarelli oppure mettere un'alternativa a Cesara Buonamici. Con tutto il rispetto che ho per lei, anche perché a me sta anche simpatica, però per il programma può lanciare qualche stoccadina, è stata pungente anche negli altri anni, ma non la vedo proprio calata perfettamente nel ruolo di opinionista come invece Selvaggia Lucarelli, perché Selvaggia Lucarelli ha sempre la risposta pronta e ribatte su tutto e su tutti, e questo può veramente fare la differenza perché tiene il programma sul pezzo. Per quanto riguarda invece il cast,
già si è dimostrato una bomba. Io puntavo molto su Antonella Elia, come avevo già detto, nonostante si parli di minestra riscaldata, perché è tornata ancora una volta nello stesso programma e ancora una volta ha instaurato questo scontro con Adriana Volpe, ovviamente accentuato dagli autori che non potevano fare altrimenti, visto che si sono già apparecchiati il piatto e la tavola per partire con il botto, e così è stato. Antonella Elia tanto non avrà soltanto lo scontro con Adriana Volpe, anzi addirittura non escludo un riavvicinamento tra le due, perché sappiamo benissimo le cose come vanno all'interno della casa del Grande Fratello. Potrebbero anche riavvicinarsi loro due, Antonella Elia potrebbe scontrarsi con tutto il resto della casa e noi saremo qui a vedere, ad attendere insomma che questo accada. Poi abbiamo anche Alessandra Mussolini, che è un altro nome che si è distinto molto nella prima puntata, ma un po' tutte le donne si sono distinte nella prima puntata. È un cast veramente interessante e forte. Questo esordio è emerso questo, perché pure Lucia Ilardo e Barbara Blu Prezia si sono già scontrate un pochettino e lanciate delle frecciatine, perché sì, volevano dormire insieme, volevano essere compagni di letto, insomma, da quello che ho capito, almeno da quello che ha lasciato intendere Lucia Ilardo, ma comunque credo che lo scontro sia dietro l'angolo, non credo che tarderà ad arrivare, già che partono con la nomination di Blu nei confronti di Lucia, si parte con il piede sbagliato, e Lucia mi sembra una che non è che le lasci tanto passare, da quello che ho imparato a capire nel corso dei mesi, soprattutto a Temptation Island, quindi sembra molto molto buona e che lasci passare le cose, ma è tutt'altro, credo. E Barbara Blu Prezia sicuramente è un'altra che ha un grande carattere, un bel caratterino, e le terrà a testa, da quello che ho visto a Pechino Express qualche anno fa. Per questo motivo le donne sono quelle che sono emerse nella maniera migliore e gli uomini invece dormono. Al momento gli uomini dormono, perché Raimondo Totaro è stato interpellato, è stato anche stuzzicato e punto dalla Selvaggia Lucarelli subito, e lui di fatto è rimasto di sasso, forse anche magari per educazione e per il fatto che fosse la prima puntata, però non ha dato una risposta a tono a Selvaggia Lucarelli come si poteva aspettare, ecco, quindi l'ha smorzata lì sin da subito. Lo scontro anche qui credo che si riproporrà. Per quanto riguarda poi altri, c'è stato sì Raul, che io credo sia la mina vagante vera e propria. Raul può veramente fare un grande percorso, caratterizzato sia da scontri, ma non solo, perché è una personalità veramente forte. Ha avuto quell'alterco con Ibiza Altea sulle patate, però onestamente, innanzitutto, la discussione sterile e inutile è nata da Ibiza Altea e non da Raul, perché se fosse stato per lui quella discussione non sarebbe nata. Però fondamentalmente io credo che Ibiza lì abbia un po' cercato lo scontro per emergere. È un pretesto veramente inutile, non aveva detto praticamente nulla, si sarà sentita anche magari presa in giro, quello che vuoi, però dopo 4 giorni, neanche 4 giorni, era praticamente al terzo giorno, secondo giorno, credo che veramente sia stato uno scontro cercato per provare ad emergere sin da subito, e poi non credo che sia stato un caso di averlo fatto con Raul. Per carità, erano 4 persone, quindi non è che la scelta fosse così vasta in quel momento, però immagino che sappia bene che Raul è uno che si accende facilmente e lì è stato bravo a mantenere il controllo. Però gli uomini secondo me devono un attimo svegliarsi, ma è la prima puntata, ci sarà tempo probabilmente per far sì che questo accada. Tra le altre cose che mi sono piaciute, sicuramente le grafiche cambiate, le presentazioni dei concorrenti che non sono state delle vere e proprie clip. Abbiamo abbandonato quelle clip così lunghe, così artefatte e montate, in cui alla fine dicevano gira e gira sempre la stessa cosa, tutti mostrano di avere un carattere qua e là, poi alla fine c'è chi magari lo dimostra veramente e chi invece passa inosservato nonostante si sia presentata in pompa magna. Per questo motivo penso che quella clip di presentazione breve e incisiva, senza che loro parlino, per me è stata perfetta. Ero molto scettico sul fatto che fossero entrati 4 concorrenti prima, perché in 4 poteva risultare noioso, e soprattutto chi è che andava a guardare soltanto 4 concorrenti nella diretta su Mediaset Infinity. Invece i risultati sono stati buoni, e tra l'altro è stato interessante il fatto che già siano nati degli scontri e che si sia partiti già con il piede di guerra, perché c'è chi ha detto qualcosa su qualcuno, sono già nate delle cose interessanti, quindi proprio per questo motivo la prima puntata non è sembrata una vera e propria prima puntata, ma quantomeno una quarta o quinta quasi, insomma, quando già si era ingranato con qualche scontro. Per questo si è partiti già in quarta. L'edizione è molto promettente, spero che Ilary Blasi, Selvaggia Lucarelli e tutto il cast riesca a mantenere questo passo, però credo che ci riusciranno abbastanza bene.
e poi ovviamente il resto lo dovrà fare il pubblico. Bisogna anche sottolineare una cosa: questa cast e questa edizione per me merita, per quanto visto nella prima puntata, di durare più di sole 6 settimane. Io già ho ventilato l'ipotesi prima, se ne è anche parlato di un possibile inserimento nel contratto di una clausola che lo farebbe durare di più, insomma, una decina di settimane in più. Allora, questa è l'ipotesi che faccio io. Se il programma va bene, potrebbe allungarsi, nella migliore delle ipotesi, fino a fine giugno, inizio luglio, ovvero fino ad una staffetta con Temptation Island, un po' come è avvenuto lo scorso anno tra l'Isola dei Famosi e lo stesso Temptation Island. Ma questo lo scopriremo soltanto in corso d'opera, perché siamo alla prima puntata, è promettente, ma il passo bisognerà sicuramente tracciarlo e continuare su questa strada. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Forzinet. Ciao a tutti.